Abbiamo iniziato con Giovanna. Ciao Monica. Ciao. Conto da 5 a 1. 5, 4, 3, 2, 1. Giovanna mi mostra un girasole da solo in un deserto, come se lei dovesse dare tutta quanta la luce e la bellezza e intorno non ci fosse nulla. Vedo Beh, Giovanna che guarda questa immagine e dice che il sole era suo papà. ti dà l'autorizzazione? Sì, Va bene. Vibrazione di Giovanna. 1,3. Consapevolezza. Mm, 117. Yes. 39. Vite. mm, 2163. Cervello. 8,4, 8,5. Suscettibilità ipnotica. 21. 3 di 89. vivacità animica. 90. Allora, commentiamo un po' questi valori. Giovanna, la tua vibrazione è 1,3, un po' bassa. Mm. Diciamo che tu non sei più una ragazzina, ma questo non significa che la tua vibrazione possa essere anche molto alta. 117 è una consapevolezza, quanto hai capito come stanno le cose, un po' bassa anche questa. La tua anima si divide la torta con lo spirito. L'anima è il tuo femminile, lo spirito è il tuo maschile. Quindi femminile è tutto quello che è gioia, poesia, arte, guardare dentro se stessi, te la sto molto semplificando. Lo spirito è l'azione, è la forza, è la voglia di andare a lavorare, è quella voglia di mettere le mani nelle carte di casa e tutte queste cose qua. Le vite precedenti, vabbè, salto un po', sei molto nella 3D e poco nella 4D, quindi la 3D, beh, insomma, vedo che annuisci, quindi vedi le sessioni, no? La 3D è tutto quello che ci sta ingannando da sempre. E finalmente l'inganno l'abbiamo capito, molti stanno andando verso la 4D, quello che le famose interferenze di tutti i tipi non vogliono. Vivacità animica, che per me dovrebbe sempre essere 100, quindi quanto sei vivace come anima, quindi quanto vuoi sapere come stanno le cose, dovrebbe essere 100 per tutti. Tu sei 90, non è male, si può fare di meglio. Tu ti sei data un progetto, hai un progetto di esperienza in questa terra. Come si chiama Monica? Viaggio inutile. Come se eh, il vissuto di Giovanna fosse quello di percepire la vita come una serie di fatiche, eh, eh, di pesi, anche di situazioni spiacevoli, di difficoltà, Mm, e non percepisse invece questa esistenza come viaggio nel senso più profondo del termine, ma rimanesse nel senso più esteriore, mm? Quindi più terza dimensione. Quindi un viaggio che è fatto di spostamenti, e infatti lei ne ha fatti, no? Nella sua vita, di traslochi e di spostamenti. Sono successe tante cose nella sua vita. mm? Però, come dire, rimanere allo strato superficiale, e non andare in profondità, capire qual è
No. Allora, Giovanna, non ti preoccupare, adesso la sistemiamo. Oggi ha dei problemi di connessione, Monica. Eccoti, facciamo così. Monica? Però questo è WhatsApp? No, 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 perfetto. Ma tu non telefono. paghi la telefonata, vero? Io non la pago. No, 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 no. Ok, facciamo così. Riprendiamo. Stavamo dicendo il viaggio, stavi dicendo, scusami? Quindi, come se lei vivesse l'esistenza come un viaggio inutile, nel senso sicuramente fatto di tanti spostamenti, traslochi, cambio di lavoro, tante vicende nella sua vita. Però, il viaggio rimane in questo modo inutile perché non è il viaggio inteso come sarebbe da un punto di vista evolutivo e animico, quindi in un senso più profondo. Un Rimane via- solo un viaggio esteriore, un viaggio a senso solo, senza ritorno se non in volo. sì, senza fermate né confini, solo orizzonti neanche troppo lontani. Era interessante questa frase di Sì, Fattoncella. Mm. eh sì. Ma perché gliel'hanno permessa? Mm, questa canzone è stata cantata 30 anni fa, però Mhm. quasi nessuno avrebbe potuto capire che cosa significava. Va bene, nome dell'anima di Giovanna, Ehm, Eonia, nome dello spirito. libro, Lido, libro. libro. Entità eteriche che Giovanna ha creato lei per se stessa. Allora c'è tipo un'iguana, sembra. La tiene sempre d'occhio affinché lei non si allontani. E anche qualora Giovanna si allontana, allunga la sua lingua, la afferra e la riprende a sé. Poi, C'è del secondo universo un'entità che sembra tipo un croupier di un casinò, che dice: Les jeux sont faits, i giochi sono fatti. Boh, sono chiusi i giochi. E quindi quello che vuole trasmetterle è proprio il fatto che ormai lei si deve rassegnare, perché i giochi sono quelli che sono. Non si deve lamentare, non deve fare nulla per cambiare le cose, perché ormai stanno così. mm, poi, Poi c'è come falconiforme un pulcino molto carino, molto dolce, che la chiama sempre, perché è molto bisognoso di essere nutrito, di essere accudito, porta tutte le attenzioni su di sé e quindi per fare questo Giovanna si dimentica di se stessa. E poi c'è come Canide, un cane, tipo un molosso bavoso, dietro a un cancello che è come se si scaraventasse contro di lei. E quindi lei rimane sempre in uno stato d'animo di preoccupazione, di ansia, di insofferenza. E poi ci sono due uomini del tempo che le legano le mani dietro la schiena e che le dicono, le impongono di stare sulla linea temporale in cui sta e di non muoversi da lì. E poi ci sono tre EDL. entità mentali. La prima si chiama Rovina. Questa entità mentale la convince che
se lei non si dà da fare tantissimo, prendendosi tantissime responsabilità, tantissimi impegni, allora tutto quanto andrà in rovina, tutto quanto va a rotoli, tutto quanto uno sfacelo. Però c'è anche, come posso dirti, in questa entità mentale una vena di pessimismo. Porta in lei e nella sua famiglia questa, non so come spiegarti, questa specie di cappa un po' cupa di pessimismo. Questo direi a livello 6/7. Poi c'è un'entità mentale che si chiama pietà. La porta Giovanna ad avere proprio un atteggiamento molto pietoso, molto compassionevole nei confronti degli altri. Questo però a scapito di se stessa e a scapito anche del vedere davvero come stanno le cose, perché tende ad avere appunto sempre quest'ottica un po' compassionevole. Livello? 7. Bisogno di essere vista, perché di fatto lei, rivolgendo praticamente completamente se stessa agli altri, dimentica quelli che sono i propri bisogni, ma fa anche sì che pure gli altri non li vedano i suoi bisogni, perché in fin dei conti gli altri pensano a loro stessi, a se stessi, e nessuno pensa a Giovanna. Giovanna nei suoi bisogni è praticamente invisibile, perché è lei che si deve accollare tutti gli altri, ma nessuno vede quello di cui ha bisogno lei. E c'è molta 3D, questa è la donna di una vecchia impostazione familiare, no? Doveva essere così. Certo. Era vista con occhi eh, molto particolari la donna che sua coetanea all'epoca fosse stata emancipata, desiderosa di occuparsi anche di se stessa, dei propri bisogni, veniva vista come una poco di buono. La mamma di una volta era quella che si sacrificava. Esatto. Esatto. Lei adesso sulla spinta della quarta dimensione, perché tutti quanti noi respiriamo un po' della quarta dimensione, non sopporta più questo vecchio inquadramento. E infatti inizia veramente ad essere, per esempio, molto insofferente nei confronti del marito, che ha sopportato per decenni. Impianti eterici e mentali. Allora, la testa è come se fosse sezionata, quindi è come se si creasse uno sportello con la sua calotta cranica, quindi immaginati, no? C'è lo sportello, la testa si apre e all'interno della testa viene come infilata una sonda. Vedo che questa sonda è guidata sia dall'iguana, ma anche dal croupier e anche dal pulcino, che sembra tanto innocente, per instillarle una serie di pensieri che riguardano la famiglia e che riguardano proprio il sacrificio di lei a favore della famiglia. Poi, sempre in eterico, vedo, soffermandomi sulla parte del petto, il seno destro è come se fosse sormontato da una stella. Quindi come se quella stella rappresentasse il papà. Quindi come se quel seno lì potesse risultare sano e pieno perché lei ha un ricordo di suo padre molto amorevole ed è il maschile che lei
ha più a cuore, che ricorda con più amore, con più tenerezza. Mentre invece in eterico il seno sinistro non esiste, c'è una cicatrice. La mamma. La sua mamma, che lei ha sempre percepito quasi un po' più come una tutrice, sai, come quelle insegnanti un po' severe che ti devono dare un'educazione, ma che di fatto non ti trasmettono affetto. Quindi è come se fosse proprio stata amputata lei del ruolo di madre. E anche lei, come madre, a sua volta, pur tenendoci tantissimo ai figli, ha delle difficoltà ad avere un rapporto davvero profondo e davvero di comprensione, di comprendere davvero cosa passa nel cuore e nella mente di questi figli. E poi a me viene come una specie di peso di piombo, diciamo, sul ginocchio destro. E Giovanna annuisce, non so perché. Poi basta. Causa esoterica di cistite. Lì è proprio legata alla dimensione coppia. Lei ormai è raggiunta ad un livello di sopportazione quasi completa. Ha completato veramente la sua pazienza nei confronti del marito. E quindi la parte intima rivela proprio questo, il fatto che lei ormai è veramente profondamente infastidita e irritata verso il marito. E non sa come fare. Causa esoterica della rottura della spalla destra. Lì mi fa vedere proprio come se in tanti avessero messo ognuno il proprio carico sulla sua spalla, sulle sue spalle in generale, ma in particolar modo sulla spalla destra, essendo lei comunque destrimane, ok? Uno è venuto lì e ha messo lì la propria difficoltà, il proprio bisogno e lei se n'è fatta carico. Ma a un certo punto questa spalla non ha più retto il peso, troppi pesi. E allora il corpo ne ha risentito. Tiroide. Quella la vedo legata alla madre. Proprio come se fosse... Allora, lei dice, io per me quasi vedo come madre mia zia, tuttora vivente, le voglio molto bene e la vedo come madre. Però nella tiroide è come se ci fosse stato un rapporto, come ti posso dire, interrotto tra lei e la madre, come se lei più volte avesse desiderato un dialogo, una vera comunicazione con la madre, ma non era possibile perché la madre la metteva sempre in riga dentro degli schemi, la zittiva sempre perché l'educazione è fatta così. Perché la figlia deve obbedire, se non obbedisce viene punita. E quindi è come se le fosse proprio rimasto tutta una serie di cose nella gola non dette alla madre, è come se avesse, io vedo anche inghiottito tanto, anche tante lacrime ha mandato giù. Invece che farle scendere dagli occhi, le ha ricacciate dentro. Prurito alle orecchie. Lui mi fa vedere come il pulcino va lì ad inserire il proprio becco così tenero, perché ancora non si è formato, non è proprio duro, no? E glielo va a inserire proprio all'interno quasi del timpano, nella cavità profonda dell'orecchio.
perché è lì che è in cerca di attenzioni, deve attivare subito Giovanna nei suoi confronti, ha bisogno di assistenza e quindi è una richiesta continua. Caduta 3 anni fa. Lei è come se 3 anni fa la sua anima Peonia avesse detto adesso basta, adesso ti fermi un attimo, basta correre a destra e a manca per chi, per quell'altro, per quest'altro, basta, adesso ti fermi e gli altri vengono da te, gli altri stanno intorno a te. Poi però non è proprio stato così. Nel senso che non è che proprio gli altri si siano così tanto, eh, no? Prodigati. Non tanto. Va bene. Un sacco di persone nel cinema, anche troppe. Iniziamo col figlio e la figlia. Il figlio dice: Mamma, io te l'avevo detto. Forse è una frase che ogni tanto dice, perché è come se il figlio a volte avesse delle intuizioni, delle osservazioni, eccetera, e glielo dice, no? Forse anche di recente aveva avuto questa intuizione verso il genero. La figlia, onestamente, la vedo come un sacco vuoto, come se si stesse un po' lasciando andare, ma anche un po' chiusa. Un sacco vuoto e chiuso. L'ex della figlia. No, non lo riesco a percepire. Il marito. Sai che come mi desse l'impressione che il marito vuole andare verso l'oltre, come se fosse stanco della vita, Sì. quasi che fosse più attratto verso la vita. La famiglia di lui, sua madre e le sue sorelle. Scusami, la madre di tuo marito è viva? No, No. Le sorelle? Allora, solo le sorelle, perché qui stiamo parlando di cinema e quindi di vivi. mm, le sorelle, non le vedo. No, non le vedo. Le sue sorelle e la zia. La zia è viva? Certamente la zia, sì. Sì. Viene anche un po' accompagnata dalle gemelle, diciamo. E lei ha gli occhi già umidi. È come se Giovanna fosse un po' il suo gioiello. E quindi è emozionata, è commossa a vedere Giovanna che si sta esponendo così. Le due sorelle di Giovanna, sì, ci sono. Mm, Dunque, diciamo che una si vuole mettere un po' di più in gioco, l'altra un po' meno, però ci sono entrambe. Chi è più interessato in tutto il cinema? Ma entrambi i figli, sai? Nel senso che la figlia la percepisco ovviamente con molte poche energie, però è interessata. E anche il figlio, che in questo momento lo sento un po' guerriero, un po' combattivo,
è molto interessato e la zia madre, diciamo così, è più interessata ma da un punto di vista più sentimentale. Va bene, ci sono un sacco di punti, Giovanna. Lei si chiede tante cose, perché è tutto andato a rotoli, perché il marito che ha sposato mi è andata male, ci ha detto, perché i figli sta andando male, perché la famiglia di lui l'ha sempre avuta contro, che raccontavano delle bugie, che le davano della cattiva madre. Io invece ti chiedo questo, Monica, chi è Giovanna? Esatto. Giovanna se l'è proprio dimenticato. È come se non ci avesse quasi mai pensato nell'arco della sua esistenza, in Ma io questo chi sono? viaggio frenetico. Quindi colpo in fronte, mi sono dimenticata. Chi sono? Sì, caspita. Ouch. Mm, Ho già, ho già che io sono un respiro divino, io sono una creatura divina, e già che io sono luce purissima. Però ho un marito pesante. Ormai sono la sua badante. Faccio io l'avvocato del diavolo. Nella materia è corretto quello che lei dice, perché sicuramente si è creata un piano materiale molto denso, molto faticoso, molto lento, molto problematico. Questo è fuori di dubbio. Però io ti dico che per assurdo può essere lei a iniziare ad aprire il recinto. Cioè, io vedo lei e tutta la sua famiglia chiusa all'interno di un recinto e vedo che può essere proprio Giovanna ad aprire il cancello di questo recinto. E può essere lei energeticamente la prima, se vuole, a mettere un piede fuori dal recinto e a dare l'esempio che è una cosa che si può fare. E uscire dal recinto significa uscire dalla schiavitù della terza dimensione ed entrare nella luce, nella verità della quarta dimensione. Come? Intanto lei, che non viene vista da nessuno, perché lei è al servizio di tutti e gli altri danno anche molto per scontato quello che lei fa, ok? Quindi intanto lei deve vedere se stessa, accorgersi di se stessa, avere dei momenti per se stessa in cui lei è amica di se stessa e dalla parte di se stessa. Momenti come? Di che tipo? Facciamo un Allora, esempio. vediamo. Intanto mi fa vedere tipo che si sta preparando un tè da sola e lo fa come vuole lei, sceglie il tè che vuole lei, la tazza che vuole lei. Ah, quindi non prende il tè che c'è in casa, la tazza che è pulita. No, No. esatto, no, Vai in una perché prende. teieria, un negozio di tè, si sceglie una tazza bellissima, prende un tè biologico dell'India e si fa consigliare, così Sì, si prende e cura di sé, si fa un sì, regalo. sì, e se lo fa proprio come un rito per se Ma stessa, Monica, perché mentre Monica, però a casa c'è una figlia che sta male, un figlio eh, che non si è realizzato, un marito che magari è caduto e adesso ha bisogno di lei, come si fa? Lei è lì che si beve il tè, tutti dipendono da lei. esatto. È perché lei deve capovolgere la prospettiva e allora chiedersi, ma io in tanti anni che mi sono spezzata la schiena per tutti, tra l'altro questo è anche il significato della sua caduta che ha avuto, che si è spaccata la schiena, che l'anima si era stufata, che lei si spezzasse la schiena per tutti. Che cosa ho ottenuto? Ho avuto i risultati che volevo nello spaccarmi la schiena così? No, no. E allora che faccio? Ma aggiungo anche, se anche lei avesse avuto i risultati, un marito amorevole e dei figli realizzati, lei si è annullata.
per assolutamente, raggiungere gli obiettivi degli altri. certo. Solitamente non succede. Potrebbe in alcuni casi parzialmente contribuire al successo, alla realizzazione di figli, parenti, mariti e quant'altro. Solitamente non succede. Ma lei dov'è? Infatti lei nel suo caso proprio aveva bisogno di vivere questa esperienza così forte per capire che nonostante lei si sia data da fare tantissimo, le cose non è che siano andate bene. Perché? Perché deve cambiare prospettiva, capire che tutto ciò che conta è la sua luce, perché lei è luce, e non è che altro che luce. Torniamo Lei al tè. è venuta qua a fare un'esperienza. Ora lei si prepara, lei con questo bollitore lo riempie di acqua e lo fa o mettendo una musica o lei se vuole può canticchiare. Questo è il momento tutto suo, con lentezza, tutti i movimenti vengono fatti con lentezza e con amore. È il tempo che si sta dedicando a se stessa. Apre piano il rubinetto dell'acqua, riempie il bollitore, lo chiude, lo mette sul fuoco. Continua a canticchiare e guarda la fiamma del fuoco, un po' blu, un po' bianca. La guarda, sorride e intanto si prepara la tovaglietta, il cucchiaino bello, la tazza che ha appena comprato, nuova per sé. Sceglie anche un biscotto da accompagnare a questo tè e lo fa proprio come se fosse un momento sacro per lei. Prende, adesso io vedo che lei ha scelto delle bustine. Prende la bustina, la immerge nell'acqua calda, aspetta, vede l'acqua che cambia di colore, sente il profumo leggero che si diffonde e quel vapore dell'acqua e quel profumo le scaldano il cuore, le danno una piccola gioia. E si è ricordata di una carezza del papà, la stessa piccola gioia. E lentamente versa il tè dentro la tazza. E quando il tè è versato, lei vede la propria immagine riflessa in questo specchio di acqua, che è poi il tè dentro la tazza. A proposito di padre, chiamiamolo insieme alla madre come disincarnato. Il papà dice, io vengo da una stella e tu forse lei ogni tanto guarda le stelle, il cielo pensando al papà e tu sei la mia stella. Quel tuo bel faccino lo aveva accarezzato tante volte. Io provo tenerezza per te da qui e vorrei darti un morbido cuscino sul quale riposare davvero e fare i sogni d'oro che ti raccomandavo da bambina. E la madre? La madre è molto diversa da come era sulla terra. Dice, sono stata un po' una signorina Rottermeier. Sono stata severa, sono stata fredda, glaciale. Non so se c'entrava la chiesa, mi fa vedere una chiesa. Probabilmente era anche un certo tipo di educazione di quel tipo. Però adesso mi fa vedere come se le offrisse un pasticcino, un cannolo. E dice, adesso ti voglio dare dolcezza, non ti preoccupare per il diabete. Questo è un pasticcino d'amore.
mi fa vedere anche tipo una cassatina siciliana piccolina. Anche di questa non ti preoccupare, non ti dà problemi. È solo amore concentrato. E lei mangia questa cassatina Sì, con il suo tè. esatto. Esatto. Sono già nel portale Aureo loro. C'è profumo d'arancio. E, il papà, sì, e la mamma secondo me c'è andata di recente, però entrambi sì. Va bene. Come si congeda il padre? E cosa risponde lei al padre? Ti lascio un profumo di violetta perché ancora puoi curare la tua persona e la tua femminilità. 2 gocce di profumo, ehm, gli abiti puliti, stirati. E mm, la mamma è come se la volesse toccare. Dice che in vita ti ho toccato poco, no? E adesso le sta massaggiando un po' le spalle per toglierle la tensione, per toglierle quelle contratture che lei ha. Mhm. Ti ho toccato poco, adesso ti massaggio. Cosa risponde lei alla madre? Ehm, a volte ti ho sentita acida nei miei confronti. Ehm, a volte ti ho temuto, però adesso riesco a sentire il tuo tocco amorevole e materno. Cosa dice al padre? Sei sempre stato il mio pensiero bello, il mio conforto. Vabbè, li salutiamo. Vedo che la mamma è come se gettasse una specie di polverina rosa su alcuni farmaci presi da Giovanna, come per attenuarne le controindicazioni, gli effetti collaterali. E Medicine, va, medicine, medicine. È una condanna, raggiunta una certa età bisogna prendere le medicine. Io non sono d'accordo. neanche io. Cosa bisognerebbe fare? Curarsi con le erbe? Allora, adesso dire in generale è difficile. Parlando di Giovanna, la prima cura che deve fare è interiore, cioè ehm, lasciare andare quelle che sono le cose spiacevoli per lei, dentro di lei, ok? Perché sento che lei, ehm, nel suo quieto vivere, nel suo bisogno di non entrare in conflitto con nessuno, in realtà ha sedimentato della rabbia che non dice neanche a se stessa. Quindi la prima cosa è ripulirsi, allontanarsi via questa rabbia. Questa è la primissima cosa. Poi prendersi cura proprio, come abbiamo detto, piccole cose del suo aspetto, prendersi dei piccoli momenti, tutti suoi, che le diano gioia e felicità, ricordare spesso a se stessa chi lei è veramente. E poi alcune cose le potrà andare a scalare.
e qualcosa la potrà anche sostituire con un- un farmaco naturale. Va bene. Una vita precedente o parallela di Giovanna più rappresentativa per lei in questo momento. Qua mi fa vedere che è un uomo che sta facendo sì, free climbing, tipo sta scalando le montagne. È molto coraggioso, non si fa abbattere da niente, però mh, lui non è che lo sta facendo con spirito di sacrificio, lo sta facendo perché questa cosa che fa gli piace, è la sua passione e si sente molto supportato dalla montagna, dall'aria, dal sole. Ma quindi Giovanna è un uomo anche, in un'altra esperienza. Non è nata donna che deve sacrificarsi perché quella è l'epoca in cui la donna si deve sacrificare, che deve stare zitta, che deve accudire il marito. Infatti qua è l'esatto opposto, si tratta di un uomo che è estremamente indipendente, che ha scelto per esempio di non avere una famiglia, ma di rimanere connesso a se stesso e alla natura. Fa cose che gli piacciono per se stesso. Esatto. Ma quindi è un egoista, Monica. Certo, ci vogliono far credere questo. E sicuramente è un ottimo ricatto. Se noi facciamo le cose per noi stessi, siamo degli egoisti. È un ottimo ricatto per rimanere servi degli altri e disconnessi da noi stessi. Torna da una camminata in montagna questo uomo, che poi è Giovanna, in un'altra vita, e ha ancora provviste, acqua e cibo, e incontra qualcuno che ha finito l'acqua e gliene chiede un po', cosa fa? Sì, gliela dà un po', ma non gliela dà tutta. Quindi non è egoista. Lui dice: Io sono opportuno, so distinguere le opportunità, so comprendere come mi devo comportare nelle varie situazioni. Anche Giovanna può imparare a comprendere che ci sono delle situazioni in cui un po' può rendersi utile, ma molta dell'energia la devi dedicare a se stessa. Va bene, facciamo un check. No, aspetta, prima vediamo se c'è un'altra vita simile a questa, cioè simile, con questo valore, con questo insegnamento, con questa utilità per Giovanna. Allora, qua c'è tipo una ballerina che ha fatto questa scelta di diventare ballerina, ma i genitori non erano d'accordo. I genitori volevano per lei tipo che facesse la ragioniera, poi andasse a lavorare in una struttura pubblica, perché loro potevano darle una raccomandazione, una roba del genere, no? Una vita molto standard, molto regolare, prevedibile, sicura. Ma lei invece ha scelto di fare la ballerina facendo tournée in tutto il mondo. Se l'è fregata. Sì, Ha fatto bene? Cioè, alla fine della fiera lei ha semplicemente abbracciato una rivolta o il suo sogno. Monica, sì, ecco. mi Sì, senti? adesso ti sento, sì. Va bene, torniamo a quella vita della ballerina. Ti dicevo e ti chiedevo se alla fine di questa vita quella ballerina ha semplicemente avuto la soddisfazione di mettersi contro i genitori o è appagata dall'aver seguito il suo sogno.
lei è appagata dall'aver seguito il suo sogno, perché ha aderito alla sua essenza Va e non ha bene, nessun rimpianto. va bene. Mi sono dimenticato quello che volevo fare. Vabbè, andiamo al cluster. Andiamo a vedere come sono fatti questi contratti di Giovanna. Vedo dei bastoni, delle stampelle, perché è come se lei avesse sempre fornito questo alle altre persone. Ha sempre dato un aiuto, un sostegno. Giovanna vuole provare a vedere che cosa succede se lei è meno assistenziale. Vuole provare. E quindi decide di buttarli via. Fai dentro un portale definitivo questi bastoni, queste stampelle. Lo fa da sola, senza che glielo suggeriamo noi. Sì, è abbastanza arrivata al limite. Poi ha tanta voglia di sorridere, ha tanta voglia di sentirsi più leggera. Sono piena, Maria Giovanna, sono piena, basta, Maria Giovanna. Non so se sai cosa vuol dire. No, No, è un meme dell'Isola dei Famosi di tanti anni fa. L'Arianna David che disse sono piena e faceva il quadrato con le mani, no? Alla Maria Giovanna è il mio, non ho visto questa cosa, ma so, conosco il meme. Quindi è piena, ne ha piene le tasche, Giovanna. Butta tutto, tutti i bastoni, le stampelle, i pali, i bambù. Cosa costruisce qua al suo posto? Può costruire quello che vuole. è come se mettesse un ombrellone da spiaggia colorato. È un ricordo anche. Vedo che le mette molta allegria questo ombrellone da spiaggia. E così è il suo ad eterno, e questo ombrellone da spiaggia inizia a ruotare velocemente, vorticosamente, e le porta un sorriso, un'allegria, voglia di vivere. Avatar. È rimasta come una bacchetta di quelle che si utilizzavano per, diciamo così, picchiare, no, sulle mani dei bambini, no? Mhm. Come se lei avesse sempre dovuto rigare dritto, no? Obbedire. E lei adesso, mentre lancia questa bacchetta dentro il portale definitivo, dice: Io ora obbedisco solo a me stessa, solo alla mia essenza divina. Butta tutto, anche l'avatar. Certamente. Con questa condizione, viaggio inutile esiste ancora? No, c'è un viaggio stimolante. Iguana, croupier, pulcino, molosso bavoso e due uomini del tempo esistono ancora? No, Attenzione Giovanna, non ci sono più. Rovina, pietà, bisogno di essere vista. Esiste ancora? no, Gli impianti esistono ancora? no, nemmeno. Nuovo progetto.
Ehm, perché mi fa vedere un'immagine, non riesco a tradurla, no? Però come se fosse infine sorridendo. Perché non vedi l'immagine? No, vedo l'immagine e non vedevo il concetto, no? Praticamente mi ha fatto come vedere, non riesco a spiegarlo, una prima parte, gran parte della sua vita come avvolta da una pellicola nera. Mm. Questa pellicola nera si è sollevata nella sua ultima parte della vita e lei ha sorriso. Nuova vibrazione da 1.3 a quanto? 97, Nuova consapevolezza. 152, Anima. 49, Vite. 1938. Tante meno, eh. Cervello. 9,2. Suscettibilità ipnotica. 3D. Adesso mi viene 50, 55, Velocità animica. 96. Si metta davanti ai suoi figli. A quanto vibra lui, il maschio? 104. Mm. Cosa dice il figlio alla madre? Tiriamoci su tutti quanti. Si può fare. Io l'ho vista all'uscita dal recinto. E cosa dice la madre al figlio? Mm, ok, si può fare. Ribatte lei. Figlia a madre. La figlia la sento più fragile. Come se avesse bisogno di sostegno. Mm. Ehm, è qualcosa di tipo che non so da dove, come muovermi, non so dove partire, dice la figlia. Mm. E Giovanna appunto dice, guarda in alto e vedi dove sei davvero. Messaggio di Giovanna a se stessa. A volte sfioro la sorgente e allora capisco che posso svegliarmi ogni mattina in modo diverso e capisco che piano piano riesco a cambiare l'umore delle mie giornate, il colore delle mie giornate. Guardo negli occhi le mie creature pelose e mi ricongiungo alla sorgente. Va bene. Come la vedi? Più positiva, più combattiva, ehm, e più rivolta verso se stessa. Immagine finale? Si sta riposando sopra un fiore che sembra una gardenia, leggermente umido, e lei sta proprio ricevendo linfa vitale. Va bene. Abbiamo finito.